Oltre a coloro che ci hanno raccontato una storia o una testimonianza, c'è anche chi si è occupato di fare delle ricerche sul mostro della Martesana, cercando di penetrare la coltre di mistero che lo avvolge. Sono molto emozionata. La creatura della Martesana mi ricorda tantissimo mio nonno perché tutto nasce da lì. Nasce dal fatto che lui, fin da quando ero piccola, abitando sui Navigli, mi ha sempre raccontato questa storia affascinante di questo mostro che non faceva paura, anzi, fin da piccola mi ha preso tantissimo questa storia. E un po' da lì è nata la mia curiosità di cercarla, di trovarla. Questa storia però è poco conosciuta, non è commercializzata come, non so, le varie storie di mostri sparsi per il mondo. E forse è questo che mi ha spinto a farla conoscere agli altri, a non tenerla solo per me e a rendere più interessante questa storia anche alle persone che abitano in questa parte del Naviglio. Ho cercato su tantissimi libri, ma sui libri della Martesana non si trova niente a riguardo. Un giorno ho deciso di ripercorrere il Naviglio partendo da Milano e andando verso Trezzo Sud Ladda e man mano che percorrevo questo tratto di fiume le persone ne parlavano, le persone iniziavano a raccontare, tutti sapevano di questa storia e questo mi ha spinto a credere che forse non era più una storia, una leggenda. Quando entravo nelle case a contatto con le persone, con la gente comune che mi raccontava, addirittura sono riuscita a trovare delle illustrazioni un po' fantasiose, ammetto, all'inizio, ma andando avanti con la ricerca, forse non sono proprio così fantasiose. Queste persone sostengono che sono sicure di averlo visto. Sicure vuol dire essere sicuri, vuol dire averlo visto coi propri occhi. Mi è venuto un dubbio, ho avuto il dubbio che nell'acqua del Naviglio ci fosse sì un mostro, ma forse solo un animale nel posto sbagliato. Attualmente lavoro con gli uomini che si occupano della pulizia del Naviglio. Loro setacciano il Naviglio in lungo e in largo per la pulizia. E facendo questo lavoro mi sono accorta che spesso, stando seduta sulle rive per ore, notavo per esempio tronchi caduti che oggi si trovano in un posto e il mattino successivo si trovavano in un altro. E facendo questa ricerca e osservazione e continuando a seguire questi uomini su e giù per il Naviglio e fino a Trezzo, mi sono accorta un giorno che non solo c'erano degli spostamenti di materiali anche relativamente grossi sulle sponde, dovuti non a delle piene ovviamente, ma abbiamo trovato anche delle orme abbastanza grandi, non da ricongiungere a della fauna che dovrebbe esistere nel nostro fiume. E da lì sono alla ricerca di delle risposte che ci portino a scoprire che cos'è questo animale